Ciao a tutti! Oggi vi presento un total look che fa concorrenza ai migliori stilisti direttamente dal mio uncinetto. Sapete cosa è meglio di un cappello realizzato a mano? Un twin set con mezzi guanti abbinati, realizzati con il filato Wooly, il mitico filato misto lana dell'azienda Un Filo di Passione. Preparati perché con questo set non passerai sicuramente inosservata. Uncinetto alla mano e vediamo come trasformare questi gomitoli di filato in una vera e propria opera d'arte con un pizzico di divertimento. Per realizzare il nostro twin set formato da cappello e mezzi guanti andremo ad utilizzare il filato Wooly dell'azienda Un Filo di Passione. Io l'ho scelto di queste colorazioni beige, giallo oro, arancione e marrone ed un uncinetto da 3,5 mm. Adesso vediamo insieme come realizzare le piastrelle. Partirò con il filato beige e andrò a realizzare un anello magico doppio. Se non avete visto il video, vi lascerò il link in descrizione e nelle schermate finali. All'interno dell'anello magico andiamo a fare 8 coppie di maglie alte chiuse insieme. Questa è la prima coppia. Una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, rientriamo nel cerchio magico, facciamo una maglia alta senza chiuderla completamente, filo sull'uncinetto, rientriamo nell'anello magico, chiudiamo le prime 2 asole, filo sull'uncinetto e andiamo a chiudere le altre 3. E questa è la nostra seconda coppia. Una catenella di separazione e continuiamo in questo modo fino ad arrivare ad 8 coppie di maglie alte chiuse insieme. Terminate le nostre 8 coppie di maglie alte chiuse insieme, andiamo a chiudere l'anello magico. Una catenella e andiamo a chiudere il giro puntando l'uncinetto sulla prima maglia alta che abbiamo lavorato e andiamo a fare una maglia bassissima. Facciamo una catenella di sicurezza e andiamo a tagliare il filo. Con il filato giallo vado a realizzare un nodino scorsoio ed entro qui nello spazio di una catenella. Aggancio il nuovo filato, lo porto fuori e vado a realizzare 2 coppie di maglie alte chiuse insieme nello stesso punto. Quindi filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto dove ho agganciato il filo, vado a fare la mia prima maglia alta ma non la vado a chiudere, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a chiudere le prime 2 asoline, riaggancio il filo e chiudo le ultime 3. Una catenella, filo sull'uncinetto e vado a ripetere un'altra coppia di maglie alte chiuse insieme nello stesso punto. In questo modo. Filo sull'uncinetto, entro nella catenella successiva e vado a ripetere nuovamente 2 coppie di maglie alte chiuse insieme nello stesso punto, separate da una catenella. Questa è la prima coppia. Una catenella e vado a ripetere nuovamente la seconda coppia nello stesso punto. Filo sull'uncinetto, entro nella catenella successiva del giro precedente e vado a ripetere ancora 2 coppie di maglie alte chiuse insieme separate da una catenella e continuo in questo modo fino alla fine del giro. Vado a chiudere il giro con una maglia bassissima puntando l'uncinetto sulla prima coppia di maglie alte che abbiamo fatto all'inizio. Faccio una catenella di sicurezza e vado a tagliare il filo. A questo punto procedo con il filato arancione, entro qui nel punto dove ho chiuso, aggancio il nuovo filato, lo porto fuori e faccio una catenella di sicurezza. A questo punto vado a fare 3 maglie alte chiuse insieme, rientro nello stesso punto, faccio la mia prima maglia alta e non la vado a chiudere, filo sull'uncinetto, rientro ancora nello stesso punto e vado a chiudere solamente le prime 2 asoline, filo sull'uncinetto, rientro ancora nello stesso punto, chiudo le prime 2 asoline, riaggancio il filo e le vado a chiudere tutte e 4. Una catenella, filo sull'uncinetto, entro nella catenella che separa le 2 coppie di maglie alte chiuse insieme nello stesso punto e anche qui vado a fare 3 maglie alte chiuse insieme.
una catenella, filo sull'uncinetto, entro nello spazio tra le due coppie di maglie alte chiuse insieme e l'altro, quindi in questo punto dove nel giro precedente non abbiamo fatto la catenella, e andiamo a ripetere ancora 3 maglie alte chiuse insieme. Una catenella, filo sull'uncinetto, entro nello spazio di una catenella tra una coppia e l'altra di maglie alte chiuse insieme del giro precedente e vado a fare ancora 3 maglie alte chiuse insieme. Una catenella, filo sull'uncinetto, entro nello spazio tra le due coppie di maglie alte chiuse insieme e l'altro, quindi entro in questo spazio qui e vado a ripetere ancora 3 maglie alte chiuse insieme e continuo in questo modo fino alla fine del giro. Al termine del giro, se abbiamo lavorato correttamente, ci ritroveremo con 16 gruppetti di 3 maglie alte chiuse insieme. Fatto l'ultimo gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme, faccio una catenella e vado a chiudere la lavorazione puntando l'uncinetto sul primo gruppetto di 3 maglie alte. Faccio una catenella di sicurezza e vado a tagliare il filo. Adesso entriamo con l'uncinetto nella catenella prima del punto di chiusura, agganciamo il nuovo filato con il nodino scorsoio, io in questo giro userò il marrone, facciamo una catenella di sicurezza e anche qui andiamo a realizzare 3 maglie alte chiuse insieme. 1, 2 e 3. Una catenella, filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella successiva e anche qui andiamo a realizzare un gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme. Adesso dobbiamo andare a far diventare la nostra piastrella quadrata, quindi nella catenella successiva andremo a fare un aumento. Andiamo a fare una catenella, ripetiamo ancora le nostre 3 maglie alte chiuse insieme, due catenelle, filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso punto e andiamo a ripetere nuovamente 3 maglie alte chiuse insieme. Una catenella, filo sull'uncinetto, nelle 3 catenelle successive andiamo a ripetere un gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi 1 in ciascuna catenella. Una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e andiamo a ripetere nuovamente le nostre 3 maglie alte chiuse insieme, una catenella di separazione, entriamo nel punto successivo e andiamo a ripetere nuovamente 3 maglie alte chiuse insieme. Una catenella, filo sull'uncinetto, nel punto successivo andiamo a ripetere il nostro aumento. Quindi andiamo a fare 2 gruppetti di 3 maglie alte chiuse insieme separati da una catenella. Da 2 catenelle, scusate. Primo gruppetto, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso punto e andiamo a fare un altro gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme. Una catenella di separazione e ancora nei 3 punti successivi andiamo a ripetere i nostri 3 gruppetti di maglie alte chiuse insieme e continuiamo in questo modo fino alla fine del giro. Andiamo a terminare il giro con l'ultimo gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme. Facciamo una catenella e andiamo a chiudere il giro con una maglia bassissima puntando l'uncinetto sul primo gruppetto di maglie alte chiuse insieme. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. A questo punto riprendo la lavorazione puntando l'uncinetto nello spazio di una catenella prima della chiusura.
e vado a riprendere il filato beige. Aggancio il filo, lo porto fuori e faccio una catenella di sicurezza. A questo punto vado a fare 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a fare 2 maglie alte normali, per un totale di 3 maglie alte nello stesso punto, ma non chiuse insieme. Filo sull'uncinetto, rientro nuovamente nello spazio di una catenella tra un gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme e l'altro e vado a ripetere nuovamente 3 maglie alte semplici. Filo sull'uncinetto, entro ancora nel foro successivo e vado a fare ancora 3 maglie alte semplici. Filo sull'uncinetto, entro qui nell'angolo, nel foro dell'angolo, dove ho 2 gruppetti di 3 maglie alte chiusi insieme. Avvolgo 2 volte il filo sull'uncinetto e vado a fare 3 maglie alte doppie. 1, 2 e 3. 2 catenelle, avvolgo ancora il filo 2 volte sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a rifare ancora 3 maglie alte doppie. Quindi nell'ultimo giro, qui nell'angolo, mi ritroverò 3 maglie alte doppie, 2 catenelle e 3 maglie alte doppie. A questo punto filo sull'uncinetto, in ogni spazio tra un gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme e l'altro vado a ripetere le mie 3 maglie alte semplici. 1, 2 e 3. Filo sull'uncinetto, entro nel foro successivo, vado a fare ancora 3 maglie alte semplici, fino ad arrivare nuovamente all'angolo dove andrò a ripetere 3 maglie alte doppie, 2 catenelle e 3 maglie alte doppie. E continuiamo in questo modo fino alla fine del giro. Termino il giro con ancora 3 maglie alte semplici, e vado a chiudere il tutto con una maglia bassissima puntando l'uncinetto sulla terza catenella che abbiamo lavorato all'inizio. Faccio una catenella di sicurezza e vado a tagliare il filo. Adesso per quanto riguarda il cappello andremo a realizzare 5 mattonelle, mentre per realizzare i guanti ne andremo a fare 4 che come vedete sono più piccole perché andremo a togliere il penultimo giro. Torniamo al nostro cappello e disponiamo le 5 piastrelle in questo modo. Con l'aiuto del marcapunti vado a bloccare tutti e 4 gli angoli della piastrella centrale con le mattonelle che si trovano ai lati. Per la cucitura andrò ad utilizzare lo stesso filato beige. Vado a togliere uno dei marcapunti, entro con l'uncinetto qui nell'angolo e vado ad agganciare entrambi gli angoli delle piastrelle, aggancio il nodino scorsoio, lo porto fuori e faccio una catenella di sicurezza. A questo punto vado a realizzare una maglia bassissima in ciascun punto, agganciando la catenella per intero di entrambe le piastrelle. Mi raccomando, quando fate questo passaggio non stringete troppo la tensione del filo quando andate a fare la maglia bassissima, altrimenti rischierete di far arricciare tutto il lavoro. Quindi con la lavorazione abbastanza morbida andiamo ad agganciare entrambe le catenelle di tutte e due le piastrelle in questo modo. Arrivata alla fine della cucitura di una piastrella vado a cucire anche l'ultimo punto, quindi rientro nell'angolo, faccio ancora una maglia bassissima
agganciando l'angolo di entrambe le piastrelle, entro nella seconda catenella dell'angolo e vado a fare ancora una maglia bassissima. Per comodità vado a girare la lavorazione, tolgo il secondo marcapunti e vado a continuare la cucitura realizzando sempre una maglia bassissima in ciascun punto e negli angoli vado a fare 2 maglie bassissime. Aggiusto la piastrella in modo da far combaciare esattamente le maglie alte di una piastrella con le maglie alte della seconda piastrella e continuo la cucitura realizzando una maglia bassissima in ciascun punto. Se volete fare un altro tipo di cucitura vi consiglio di guardare il video Cuciture con l'uncinetto. Vi lascerò il link nelle schede in alto e nel box in descrizione. Io continuo e ci vediamo alla fine. A questo punto andiamo a cucire i laterali delle piastrelle esterne e ci andiamo a aiutare sempre con dei marcapunti inserendoli nell'angolo inferiore di ciascuna piastrella in questo modo e andiamo a ripetere l'operazione per tutte e 4 le piastrelle. Giro per comodità il lavoro e le vado a unire in questo modo. Vado a realizzare una sorta di cubo in questo modo e adesso procedo con la stessa cucitura che abbiamo visto per la piastrella centrale anche per i laterali. Ovviamente per quanto riguarda la prima cucitura del primo laterale non andrò a tagliare il filo perché già è attaccato all'uncinetto, mentre per le altre 3 cuciture restanti ogni volta andrò a tagliare il filo e ricomincerò da capo. Mi raccomando, per ciascuna cucitura controllate bene che combacino le catenelle, altrimenti rischierete che vi venga storto il lavoro. E quindi andiamo a ripetere una maglia bassissima in ciascun punto fino ad arrivare al marcapunti e andiamo a ripetere anche per le altre 3 piastrelle. Una volta arrivata alla fine della piastrella voglio farvi vedere come cucire l'angolo. Andiamo a fare una prima maglia bassissima all'interno dell'archetto, dopodiché andiamo a farne un'altra e una catenella di sicurezza e poi possiamo tagliare il filo e procedere con le altre cuciture. Una volta terminata la cucitura di tutte le piastrelle, il nostro cappellino inizia a prendere forma e adesso andiamo a realizzare la bordura. Entriamo con l'uncinetto in un punto qualsiasi di una piastrella del cappello. Inseriamo il nostro nodino scorsoio, lo portiamo fuori e facciamo una catenella di sicurezza. A questo punto facciamo altre 2 catenelle in sostituzione della prima maglia alta. Entriamo nella maglia alta successiva e facciamo ancora una maglia alta. A questo punto andiamo a realizzare una maglia alta in ciascun punto, fino a tornare al punto di partenza. Un po' come la sciarpa con cappuccio che abbiamo visto nello scorso video. Se non l'avete visto vi lascerò il link giù in descrizione e nelle schede in alto. E adesso vediamo come comportarci quando arriviamo in prossimità della cucitura. Una volta realizzata l'ultima maglia alta della piastrella, lavoriamo proprio all'interno della cucitura. Quindi inseriamo l'uncinetto nella cucitura e facciamo la nostra maglia alta. Filo sull'uncinetto e passiamo direttamente alla maglia alta della piastrella successiva e continuiamo in questo modo fino alla fine del giro. Chiudiamo il giro con una maglia bassissima puntando l'uncinetto sulla terza catenella che abbiamo realizzato all'inizio. Adesso andiamo a fare 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta e andiamo a fare una maglia alta presa avanti sulla maglia alta successiva. Filo sull'uncinetto, andiamo a fare una maglia alta presa dietro nella maglia alta successiva ancora. Filo sull'uncinetto e nella maglia dopo andiamo a fare una maglia alta presa avanti e continuiamo in questo modo alternando una maglia alta presa avanti e una maglia alta presa dietro fino alla fine del giro e continuiamo in questo modo per altri 4 giri. Quindi abbiamo un totale di 6 giri di bordura e dove abbiamo la maglia alta presa avanti andiamo sempre a fare la maglia alta presa avanti, mentre dove abbiamo fatto la maglia alta presa dietro andremo a fare sempre la maglia alta presa dietro.
Per quanto riguarda invece i guanti, ho realizzato 4 mattonelle che sono leggermente più piccole di quelle che abbiamo visto all'inizio. Questa è quella del cappello e questa è quella per il guanto. Come potete notare, ho semplicemente eliminato il penultimo giro. Quindi dal terzo giro sono passata direttamente al quinto. Un guanto già l'ho realizzato e adesso andiamo a vedere come realizzare il secondo. Posizioniamo le 2 piastrelle con la parte del rovescio rivolta verso di noi e le andiamo a mettere in questo modo, l'una sull'altra, sempre con la parte del rovescio verso l'esterno. Con il filato beige andiamo a realizzare un nodino scorsoio. Con l'uncinetto da 3,5 mm entriamo qui nel foro centrale, agganciamo il nodino scorsoio, lo portiamo fuori e facciamo una catenella di sicurezza. A questo punto, visto che nell'angolo abbiamo 2 catenelle, entriamo nella seconda catenella prendendo le piastrelle in questo modo e andiamo a fare una maglia bassissima. Se volete, qui nell'angolo potete bloccare le 2 piastrelle con l'aiuto di un marcapunti. A questo punto andiamo a fare una maglia bassissima in ciascun punto. Prendendo entrambe le catenelle. Quando andate a fare la maglia bassissima per la cucitura, ricordatevi di rimanere sempre morbide con la tensione del filo. E continuiamo in questo modo fino ad arrivare al foro successivo. Arrivati qui in prossimità del foro successivo, andiamo a lavorare entrambe le catenelle. Quindi entriamo prima sulla prima catenella oppure direttamente sul foro, in questo modo, ed entriamo nella catenella successiva e andiamo a fare la nostra ultima maglia bassissima ed in questo modo abbiamo cucito un lato delle 2 piastrelle. A questo punto andiamo a fare una catenella di sicurezza e andiamo a tagliare il filo. Una volta cucito il lato delle piastrelle, adesso passiamo alla realizzazione della parte superiore. Andiamo a realizzare ancora un nodino scorsoio con il filato beige, entriamo qui nell'angolo della mattonella, agganciamo il filo e lo portiamo fuori e andiamo a fare una catenella di sicurezza. A questo punto andiamo a fare ancora 2 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, filo sull'uncinetto, entriamo nella prima maglia alta doppia che abbiamo fatto e andiamo a fare una maglia alta, filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia successiva e andiamo a fare una maglia alta e andiamo a realizzare una maglia alta in ciascun punto fino ad arrivare alla seconda mattonella. Io continuo e vi faccio vedere come comportarvi quando arrivate alla cucitura. Quando arriviamo in prossimità della cucitura andiamo a fare ancora una maglia alta all'interno dell'archetto e una maglia alta proprio qui al centro della cucitura. Filo sull'uncinetto, rientriamo nuovamente nell'archetto della mattonella gialla e continuiamo realizzando una maglia alta in ciascun punto. A questo punto, una volta terminata la riga di maglie alte, andiamo a fare 3 catenelle, giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto, entriamo sulla seconda maglia alta in questo modo e andiamo a fare una maglia alta presa avanti. Filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia alta successiva in questo modo e andiamo a fare una maglia alta presa dietro. Filo sull'uncinetto, nella maglia alta successiva andiamo a fare una maglia alta presa avanti
e nella maglia successiva ancora andiamo a fare una maglia alta presa dietro e continuiamo in questo modo fino alla fine del giro e anche il giro successivo. Una volta terminati i nostri 3 giri di bordura superiore, possiamo andare a chiudere il nostro guanto. Pieghiamo a metà, sfiliamo un pochino qui, entriamo con l'uncinetto da quest'altro lato e portiamo fuori il filo. Entriamo nel punto di unione tra le 2 maglie alte e andiamo a fare una maglia bassissima. Entriamo nel giro successivo, andiamo a fare ancora una maglia bassissima, entriamo qui nel punto di unione dell'ultimo giro e andiamo a fare una maglia bassissima. Entriamo qui nell'ultima maglia alta, qui nel foro, e andiamo a fare una maglia bassissima. Ed ecco che abbiamo cucito in tondo il nostro guanto. Adesso andiamo a fare una maglia bassa su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 maglie alte di un'unica piastrella. Quindi entriamo qui nella prima maglia alta doppia e andiamo a fare una maglia bassa, ma la vado a fare solo sulla prima piastrella. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A questo punto vado a lavorare sulla seconda piastrella. Punto l'uncinetto qui sulla seconda maglia alta, saltando l'archetto, il primo gruppetto di 3 maglie alte e puntando l'uncinetto sulla seconda maglia alta del secondo gruppetto di 3 maglie alte della mattonella successiva. Ok? E vado a fare ancora una maglia bassa. Giro la lavorazione e la sposto da quest'altra mattonella, dove andrò a fare ancora 8, in questo caso 7 perché una già l'abbiamo fatta, maglie basse. Vado a fare l'ultima maglia bassa qui nella catenella dell'archetto. A questo punto devo ritornare da quest'altro lato, quindi vado a fare una maglia bassissima in questi 2 punti. Una e 2. A questo punto vado a procedere con una maglia alta presa avanti e una maglia alta presa dietro in ciascuna maglia bassa che ho appena realizzato. Arrivati a questo punto, dove abbiamo fatto qui le 2 maglie bassissime, ho lavorato l'ultima maglia alta presa dietro sull'ultima maglia bassa, salto queste 2 maglie bassissime e vado a fare una maglia alta presa avanti sulla maglia alta presa avanti. E continuo in questo modo fino alla fine del giro. A questo punto, come vedete, mi manca da lavorare l'ultima maglia presa dietro e vado a fare una maglia bassa presa dietro, in questo modo. Ora io sull'altro guanto ho ridotto leggermente il foro per il mio pollice. Se per voi invece questa dimensione va bene, fate la prova. Lo lasciate così, altrimenti andate a fare una maglia bassa e una diminuzione per tutto il giro.
Quindi a questo punto io vado a ristringere leggermente il foro per il mio pollice e vado a fare una maglia bassa sulla prima maglia alta e una diminuzione sulle altre 2 maglie alte. Una maglia bassa e una diminuzione. Questo ovviamente è un passaggio optional. Ho chiuso il giro con una maglia bassissima, a questo punto vado a fare una catenella di sicurezza e taglio il filo, che verrà nascosto poi all'interno. Adesso giriamo il guanto al contrario, con i rovesci verso l'esterno e andiamo a cucire, come abbiamo fatto per questo lato, il pezzetto che rimane. Nodino scorsoio con il filato beige. Entriamo qui nel foro dove abbiamo fatto la maglia bassa, nello stesso foro, vedete? Agganciamo il filo e andiamo a realizzare la nostra cucitura. Una maglia bassissima in ciascun punto, mi raccomando, la lavorazione deve essere morbida. Andiamo a cucire anche qui nell'archetto. Ok, a questo punto posso tirare leggermente la codina e girare il guanto sulla parte del dritto. Riprendo la codina del filo e a questo punto vado a fare 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta e vado a ripetere quello che ho fatto per la parte superiore, ma questa volta vado a fare 4 giri. Al secondo giro andiamo a fare 3 catenelle, una maglia alta presa avanti sulla maglia alta successiva e una maglia alta presa dietro sulla maglia alta ancora dopo, e continuiamo in questo modo per il terzo ed il quarto giro. Anche qui poi alla fine del quarto giro, come optional, sull'altro guanto ho fatto un giro di maglie bassissime, però ve lo sconsiglio perché si va a ristringere molto il guanto. Io l'ho fatto perché ho una mano molto piccola e un polso altrettanto sottile, però al massimo potete fare un giro di maglie basse per non far slabbrare il guanto ogni volta che viene messo e viene tolto. Ed eccoci qui, il nostro twin set con cappello e mezzi guanti è finalmente completato. Spero vi siate divertiti a seguire questo tutorial tanto quanto mi sono divertita io a realizzarlo. Se vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale e condividete il video con le vostre amiche croccettine. Mi raccomando, fino al prossimo video, continuate a creare e a scaldarvi con stile. Per questa settimana è tutto e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo e caldissimo tutorial. Ciao!